Ciao a tutti, ben ritrovati sul nostro canale Sofia. Anche oggi abbiamo un nuovo graditissimo ospite, il dottor Tancredi Militano. Ciao, come stai? Ciao, benissimo, grazie. Bentrovati a tutti, grazie di avermi invitato. È un onore per noi. Allora, per chi non dovesse conoscerti, direi di fare una breve introduzione su quello. Noi lo possiamo dire, ci conosciamo da lungo tempo, non ci siamo visti poi per lunghissimo altro tempo, Sì. ma è una persona, il dottor Tancredi, che mi è rimasta nell'anima per oltre 15 e più anni, e si è sempre dedicata all'aiuto del prossimo, e quindi vorrei che ci facessi tu una breve intro su questo. Sì, assolutamente. Io non ti vedevo, Marco, da tanto tempo, ti trovo benissimo, quindi vuol dire che tutto quello che nel frattempo tu hai fatto ti ha fatto stare bene. Sono contentissimo. La mia storia, quando ci siamo conosciuti, io mi occupavo ancora di alimentazione e quindi ci siamo visti proprio nell'ambito delle scelte, in quanto svolgevo il mio lavoro come nutrizionista. A un certo punto della mia vita poi ho deciso di orientarmi nella sfera delle neuroscienze, dello studio delle componenti emozionali e dei meccanismi di funzionamento del cervello, cosa di cui mi occupo attualmente 24 ore al giorno. Anche quando dormo il mio cervello comunque elabora, e 7 giorni su 7, quindi ormai mi dedico da 20 anni allo studio di come questo organo meraviglioso, in parte sconosciuto e in parte per fortuna ormai noto nei suoi meccanismi di funzionamento, come interagisce con noi, perché in realtà noi non siamo il nostro cervello, ma noi siamo una piccola parte, possediamo il cervello all'interno di una scatola cranica, però in realtà è poi il cervello che comanda su di noi, quindi una situazione un po' particolare, molto interessante, magari poi ne parleremo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma io mi ricollegherei proprio a questa breve introduzione facendoti una domanda che per tutti coloro che ci seguono, che si stanno avvicinando e interessando a questa associazione, può essere di notevole interesse, visto che è uno dei cardini fondanti di tutto quello che può essere anche il manifesto che è stato proposto. Quindi noi eravamo partiti proponendo una visione diversa, quindi di un uomo e di una società che non fosse più basata sulla mera competizione e solo competizione fine a se stessa, ma che iniziasse a riscoprire più che imparare, perché poi storicamente ci sono stati tanti esempi, nella natura ne abbiamo altrettanti, riscoprire cosa può essere il beneficio di una collaborazione reciproca che faccia in modo che la società migliori e progredisca in funzione di tutti gli individui che la compongono. In merito a questo, quale può essere una spiegazione logica, o per quelli che sono i tuoi studi, inerente al cosiddetto homo homini lupus, o questa voglia matta di competere, di quasi prevaricare il prossimo? La domanda è interessantissima e ti ringrazio di averla posta. Allora, noi dobbiamo distinguere, che poi è un po' quello di cui mi occupo, perché le neuroscienze le neuroscienze trattano il cervello, ma trattano il cervello di un animale, che poi sia l'animale uomo, è comunque sempre un animale. Quindi nello studio del cervello è necessario comprendere anche le caratteristiche dell'animale uomo. Ecco, allora dobbiamo distinguere la parte del cervello che è ancora legata a degli istinti animali e la parte del cervello che invece si evolve come cervello umano. E i nostri problemi nascono da questi attriti, da queste due parti che generano a volte un po' di confusione, un po' di conflitto. Dal punto di vista genetico, noi apparteniamo a una specie che può sopravvivere molto più agevolmente e molto più facilmente in gruppo. Quindi la coesione e la condivisione delle risorse
della forza lavoro, la condivisione di tutto ciò che ha a che fare con la sopravvivenza, con le armi per la sopravvivenza. Armi non intendo le spade, i fucili, le pistole, armi intendo le caratteristiche che ci possono aiutare nella sopravvivenza. Tutto questo fa parte della nostra genetica, al pari di come fa parte della nostra genetica il bisogno anche di prevalere all'interno del gruppo. Quindi questo è uno degli aspetti. L'altro aspetto invece è quello più umano, cioè noi ci siamo evoluti dandoci delle regole perché all'interno di una società abbiamo potuto codificare dei comportamenti, considerando inaccettabili alcuni comportamenti, e sono d'accordo, considerando inaccettabili alcuni comportamenti che invece geneticamente sarebbero stati giustificabili. Quindi l'argomento si fa complesso, però adesso lo dipaniamo, nel senso che questo bisogno di darci delle regole, con delle regole già scritte dentro di noi, genetiche, dobbiamo capire come gestire la situazione proprio perché ci sono più leggi in contrasto a volte tra di loro. Il bisogno di condividere perché siamo umani e perché abbiamo delle regole, dei codici. Il bisogno di condividere perché geneticamente se condividiamo sopravviviamo meglio, e il bisogno di prevalere all'interno del gruppo. Il bisogno di prevalere però all'interno del gruppo. Quindi geneticamente abbiamo due informazioni: crea il gruppo, ma anche prevale all'interno del gruppo. Umanamente abbiamo un'informazione che invece è crea il gruppo, coopera e cerca di condividere. Mi spiego? Quindi dobbiamo capire come si può mettere insieme come si possono mettere insieme questi bisogni che a volte vanno un po' in contrasto. Certo. Se non hai una domanda, caro Marco, parlo un attimino di come funziona uno di questi comandi genetici che abbiamo, che ci spinge a un comportamento, che è il bisogno di prevalere, proprio perché intanto cerchiamo di capire perché c'è e poi cerchiamo di capire come gestirlo, perché la tua associazione, così come anche il mio credo, che si sposa bene con il tuo, è quello di cooperare e non di farci la guerra. Certo, assolutamente. Allora, a questa situazione già ingarbugliata, perché ci sono delle leggi in contrasto, a questa situazione aggiungi che quando siamo piccolini vengono inserite delle informazioni all'interno del nostro cervello, cioè viene fatta una vera e propria programmazione. Tu considera che all'inizio non parli neanche una lingua, poi te la installano. Certo. Ma al tuo cervello avrebbero potuto installare lo svedese come lingua, hanno installato l'italiano, tu parli l'italiano, quindi all'inizio il genitore installa un sacco di cose nel cervello, no? Quindi vengono installate anche delle paure, vengono installate delle informazioni. Queste informazioni purtroppo favoriscono la parte del cervello che vuole aggredire, prevalere e distruggere. Quindi adesso cerchiamo di capire come possiamo lavorare, agire e comprendere meglio questi elementi. Io direi di partire da quello che ha a che fare con il bisogno di prevalere, il bisogno genetico. Sì. E così introduciamo anche un'informazione che secondo me è molto importante, che è quella del bisogno punitivo, da cui nascono la maggior parte degli episodi di violenza. Quasi tutti gli episodi di violenza nascono dal bisogno punitivo, che è molto collegato col bisogno di prevalere nel gruppo. Quindi si vanno diciamo, a intrecciare questi due aspetti, cioè si parte da un conflitto quasi iniziale, quasi inevitabile, che poi va declinandosi in, se non ben compreso, conosciuto, analizzato, in cose anche ben peggiori. Sì, infatti chi si occupa di neuroscienze o di etologia umana, questo argomento di cui ti parlo è l'etologia umana, cioè il comportamento animale dell'uomo, etologia. Chi si occupa di questo è in grado di fornire molte informazioni, di proporre delle soluzioni nell'ambito per esempio della violenza, del bullismo, della violenza in famiglia, della violenza sulle donne, proprio perché conoscendo quelle spinte genetiche, quelle necessità di comportamento legate al nostro DNA, chi le conosce
può aiutare a dare consigli su come risolverle, cioè il fenomeno bisogna conoscerlo per poterlo risolvere. Certo. E poi allora, la base, anche quella, un'altra base da cui siamo partiti nel tracciare questo percorso associativo, ovvero quello di basare come fonte primaria di tutto la conoscenza, il sapere, senza il quale ogni arma, di cui parlavamo prima, non può essere utilizzata in nessuna maniera se non forse in aspetti negativi, come anche la conoscenza, se usata male, può produrre effetti non per niente carini. Sì, dalla violenza ad altri fenomeni, e tu pensa che le materie di cui mi occupo, appunto neuroscienze e etologia umana, hanno delineato come hanno scoperto, hanno spiegato, poi chissà quando avrò il piacere io di parlarne con te, con voi, hanno scoperto come in realtà la nostra sofferenza non nasce da eventi esterni, non nasce da quello che succede fuori, ma dalla nostra conoscenza. Cioè tutto quello che tu conosci nel tuo cervello, tutto quello che viene diciamo la conoscenza che tu hai, ti genererà un certo tipo di sofferenza o un altro tipo di sofferenza. Cioè la sofferenza si è visto che non dipende dagli eventi esterni, ma proprio da questo elemento di cui parliamo, cioè la conoscenza. La conoscenza è importantissima perché dalla tua conoscenza dipende la sofferenza che proverai. Questo è un elemento nuovissimo, è veramente un cambiamento importante nella interpretazione dei fenomeni come quello della sofferenza, perché le neuroscienze propongono una chiave di lettura diversa, cioè la tua sofferenza non dipende dal fatto che la tua compagna non ti accolga con un abbraccio, la tua sofferenza non dipende dal fatto che non puoi uscire di casa, la tua sofferenza dipende dalla tua conoscenza. Quindi pensa quanto, e questo però dimostreremo ovviamente, pensa quanto è importante a questo punto la conoscenza, da essa dipende la tua sofferenza, dipende la violenza, quindi parlare di conoscenza è importantissimo. Assolutamente. So che ti lascio un po' senza parole perché ti sto dicendo magari una cosa che ancora non ti ho dimostrato, e dirti che la sofferenza dipende dalla tua conoscenza dei fenomeni o delle cose è un po' strano. È come quando il giovane Semmelweis disse bisogna lavarsi le mani perché così si evitano le morti in ospedale. Tutti risero e dissero dai, non dire sciocchezze, lo misero in manicomio poverino, no? Eppure oggi tutti ci laviamo le mani, figurati prima di un'operazione chirurgica, no? Ecco, però ai tempi quando lui disse bisogna lavarsi le mani, è possibile che sia dovuto ai batteri presenti o qualcosa presente nelle mani, sia dovuto poi l'infezione e la morte del paziente, lo presero per pazzo. Quindi mi rendo conto che quello che ti dico è un po' particolare, per cui eventualmente ripercorre anche questo aneddoto che ci hai regalato, ripercorre un po' anche le puntate iniziali, tra virgolette, i contenuti iniziali che avevamo proposto. Platone insegnava e spiegava più o meno questo fenomeno col mito della caverna, cioè non per niente quello che solitamente riusciva ad uscire, a vedere la luce, vedeva qualcosa che poi era la verità, normalmente, diciamo, in quel mito almeno si apprende che veniva puntualmente linciato da tutti quelli che invece erano dentro, nonostante fosse poi colui che puntasse quello che puntava ad aiutare poi le altre persone, non aveva scopi di danneggiamento, non aveva scopi bellici, ma penso che possiamo dire che storicamente questo fenomeno abbia radici molto 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 antiche. Certo, assolutamente. Diciamo anche grazie a tutte queste nuove vecchie conoscenze e saperi, sarebbe arrivato il momento forse di iniziare a capirle queste cose, perché se già Platone più o meno le declinava seppur sotto forma di mito, vuol dire che proprio siamo un po' in ritardo, mi stai dicendo, Marco. Esatto. Va bene. Quindi qual è il vero e proprio cambio di paradigma che si potrebbe effettuare soprattutto nella nostra psiche, nel nostro cervello a questo punto?
Ma allora, il cambio di paradigma, il cambio di chiave di lettura su quello che succede, il più importante è sapere che tutto quello che ci succede lo vuole una parte del nostro cervello. Qualsiasi tuo comportamento, qualsiasi stato d'animo, qualsiasi sensazione, qualsiasi emozione, anche quella a te meno gradita, anche quella che non vorresti avere, qualsiasi fenomeno accada nel tuo organismo, dentro di te, nelle tue emozioni, nei tuoi comportamenti, c'è una parte del tuo cervello che lo vuole. Questo è il cambio di paradigma più importante, perché se noi non consideriamo questo, che cosa succede? Che cerchiamo di contrastare, combattere, eliminare quel prodotto che non ci piace. Quindi se il mio cervello mi produce un'emozione, una sensazione, uno stato d'animo, un cambiamento dentro di me che non mi piace, normalmente la prassi è quella di cercare di eliminare il fenomeno in atto, cioè di eliminare il problema. Ma se tu eviti che un'energia si incanali o che un fiume percorra una strada e metti una diga, il fiume ne percorrerà un'altra. Per cui il cambio di paradigma è cercare di capire che questi fenomeni che a noi non fanno stare bene, ma anche semplicemente una depressione, l'ansia, l'attacco di panico, per quanto noi li vogliamo eliminare, tanto il cervello li vorrà produrre. Quindi il cambio di paradigma è cercare di capire come interagire con quest'area del cervello che vuole esattamente quello che tu in quel momento non vuoi togliere, perché più glielo toglierai, più lui te lo metterà, anche sotto un'altra forma. Quindi il cambio di paradigma di cui potremmo parlare è questo. Siccome sono stato un po' prolisso prima e ho saltato la risposta, vorrei riprendere la risposta del perché noi abbiamo questo comportamento aggressivo anziché avere un comportamento di condivisione. E c'è una spiegazione ben precisa. Geneticamente siamo programmati per prevalere all'interno del gruppo, ed era quello di cui stavamo parlando, e mi scuso perché non ho dato la risposta ancora, ma noi siamo programmati per prevalere all'interno del gruppo, perché è più importante per i nostri geni, è più importante per l'individuo del gruppo portare avanti il proprio DNA che non lasciare che siano altri DNA ad andare avanti. È come se noi avessimo un DNA un po' egoista, come se dicesse io devo andare avanti, non tu. Però nel DNA c'è scritto anche che per mandare avanti il tuo DNA è vero che devi un po' prevalere sugli altri, casomai, però devi avere bisogno del gruppo. Quindi il DNA non ti fa eliminare e distruggere tutto il gruppo, perché il tuo DNA sa che per andare avanti hai bisogno del gruppo, ma devi prevalere sul gruppo. Quindi noi abbiamo una parte genetica che ci dice prevali. Ora, siccome siamo animali sociali, mentre i leoni, che sono anche loro animali sociali perché vivono in gruppo, però i leoni sono in grado di cacciare e quindi di sopravvivere da soli, perché una leonessa o un leone può abbattere da solo un animale per cibarsi e lo può fare anche se non c'è qualcuno che coopera, perché è dotato di armi vere e proprie, di artigli e i denti e il peso del corpo permette al leone o alla leonessa di abbattere un animale anche di media taglia. Quindi non ha bisogno del gruppo, non ha per forza e necessariamente bisogno del gruppo, mentre i canidi, quindi i cani, i lupi, le iene, i dingo, sono animali che non sanno abbattere una preda o hanno molta più difficoltà ad abbattere la preda senza il gruppo. Quindi per alcuni animali per sopravvivere è necessaria la collaborazione. Ecco, noi siamo più simili a questo tipo di animali. Mi spiego? Inoltre, le liti all'interno di un gruppo di animali come i leoni sono molto più pericolose delle liti all'interno di un gruppo di animali come i lupi, perché i leoni hanno armi più pericolose. Ecco perché anche riescono a cacciare da soli. Quindi la genetica del leone ha previsto che i leoni non entrassero in conflitto e che fosse facile stabilire una gerarchia. Certo. Per cui esiste il leone che si ciba per primo, esiste il leone che all'interno del gruppo è il maschio alfa e
ed è indiscusso il suo potere e la sua priorità nel cibarsi e nel procreare. Mentre all'interno degli animali come i lupi non è così facile stabilire una gerarchia, perché geneticamente non è prevista la sottomissione come nel gruppo dei leoni. Che cosa succede invece quindi? Che un animale del gruppo di tanto in tanto potrebbe provare, essendo gruppi molto più numerosi, potrebbe provare a prendere il comando del gruppo. Certo. E di fatto qualche volta succede. A saltare la fila, diciamo. A saltare la fila, no? Quindi che cosa succede? Che all'interno del gruppo, siccome sono gruppi numerosi, se tutti gli animali ogni giorno un membro del gruppo provasse a prendere il posto del maschio alfa, questi poveri lupi, anziché cacciare, passerebbero tutto il giorno, tutta la settimana a sedare tentativi di sommossa interni al gruppo, no? Quindi che cosa succede? Che la natura ha inventato l'elemento della punizione. Cioè questo tipo di animali, le iene per esempio, procede alla mutilazione degli elementi del gruppo che peccano o si comportano in modo insubordinato, quindi peccano hanno una mancanza di sottomissione. Quindi quando un elemento del gruppo prova a prendere il comando, il maschio alfa è geneticamente programmato a punirlo mutilandolo. La mutilazione normalmente avviene nelle labbra dell'animale o nelle orecchie dell'animale, in modo che gli altri membri del gruppo, che hanno molti più neuroni in grado di individuare nell'altro, di fare una sorta di operazione a specchio, per cui è come se si rivedessero nell'altro, cosa che il leone non riesce a fare. Questi animali, che cosa succede? Vedendo le conseguenze dell'atto e riuscendo a ragionare il loro cervello sulle conseguenze dell'atto, evitano di proporre di nuovo un'insubordinazione, perché capiscono che quella insubordinazione potrebbe portare a loro lo stesso problema di mutilazione che è stato fatto al loro compagno. Quindi il cervello è un po' più evoluto, quindi la punizione è un elemento geneticamente presente negli animali che vivono in gruppo. Solo che le nostre punizioni sono diverse da quelle, non hanno più un significato così come erano nate, mi spiego. Quindi questo per parlare in termini scientifici ed etologici, per parlare di come il bisogno di prevalere, il bisogno punitivo, il bisogno di affermare se stessi sia in realtà geneticamente presente dentro di noi. Vorrei una domanda, Marco, per non parlare solo io. No, io sono molto affascinato, anche perché sono abituato poi, mentre ascolto, a viaggiare molto anche con la mia mente. E riflettevo molto su alcuni passaggi, alcuni simboli anche di questa descrizione che ci hai fornito da un punto di vista prettamente scientifico, che però allo stesso tempo va a trovare ampi e larghissimi riferimenti anche in tanti altri aspetti della nostra storia, della nostra filosofia, della nostra religione anche. Certo, l'elemento punitivo. Esatto. E la prima cosa su cui mi sono soffermato, tra le altre cose, è anche questa sorta di ossimoro per il quale noi siamo abituati a chiamare questo fenomeno appunto di Homo homini lupus, per poi in realtà andare a scoprire che se veramente ci comportassimo come il lupo dovremmo essere tutt'altro, quindi forse dovremmo o riscoprire come essere più leoni, o se proprio volessimo fare i lupi, adeguarci ad imitarli bene. Ed ecco perché a un certo punto l'uomo ha deciso di codificare o di formulare delle leggi di comportamento, perché era necessario tenere sotto controllo questi fenomeni spontanei. Certo. Che ci sono. Ora, il problema è che nella nostra società in parte i nostri cervelli riescono a capire che tenere a bada questi fenomeni, quindi rispettare le leggi, è una convenienza per tutti,
in parte invece non c'è un ritorno all'essere animale, in realtà, ma ci sono degli altri errori che si è visto, che prima non si sospettavano, degli altri errori che portano in questa società alcuni individui a esprimersi in maniera contro la legge, o diciamo così, in maniera asociale o in maniera violenta, e quindi a non cercare la cooperazione, e che non è un ritorno a un'origine come potrebbe apparire, ma è dovuto a due fenomeni: il fenomeno della non comprensione, perché alcuni cervelli non comprendono e quindi per rispettare la legge bisogna comprendere alcune cose, e invece ci sono delle involontarie incapacità di comprendere alcuni fenomeni, e quella programmazione che viene fatta nei primi anni di vita che genera nel cervello tali e tante paure, per cui a questo punto è una paura a guidare l'individuo e non la sicurezza, la tranquillità, la forza di volontà, la forza d'animo, il credere nelle proprie potenzialità, eccetera, che permetterebbe invece all'individuo di seguire la legge. Cioè il fatto che la legge non venga rispettata e che non ci sia la cooperazione nasce da paure e da incapacità. Poi non è giustificabile. Cioè, con questo non voglio dire abbiamo trovato un motivo per cui non viene seguita la legge e non si coopera, quindi adesso possiamo sgarrare e possiamo comportarci male come vogliamo. Questo non giustifica nulla, questo è solo per inquadrare un po' il fenomeno. Okay. No, beh, è perfettamente in linea con quello di cui abbiamo parlato proprio all'inizio, cioè quindi non porsi tanto il problema del a prioristico del giusto o sbagliato, che comunque va da sé, ma fermarsi prima a cercare di comprendere, conoscere, sapere, interpretare, per poi in seguito appunto arrivare a una soluzione. Io direi che come primo appuntamento abbiamo fatto un viaggio strepitoso. Spero che possa essere piaciuto a tutti quelli che vedranno questo contenuto, a tutti i nostri aderenti, e sempre che tu ci dia la tua disponibilità. Assolutamente. Sono felicissimo ed orgoglioso di avere un lungo filone, diciamo, dove snocciolare con calma tutti questi temi, e quindi invito tutti i nostri amici a cui fosse piaciuto questo video a mettere mi piace e ad iscriversi al nostro canale, ad iscriversi al nostro gruppo Facebook, di cui metterò un link in descrizione, e direi che per oggi non posso fare altro che ringraziare ancora enormemente il dottor Tancredi Militano ed augurarci di rivederci presto. Bene, grazie a voi per avermi ospitato, grazie, è stato davvero un piacere. A presto. Ciao a tutti, buona giornata.